L'immagine riflessa ci guarda o siamo noi che la guardiamo? Lo specchio riflette i desideri nascosti, non sempre puri e non sempre limpidi. Quindi trucchiamo il nostro volto, non solo con il rossetto o con la cipria, ma anche indossando una maschera pirandelliana o una maschera di carnevale. Quando uno specchio sanguina, qualcosa di inquietante sta per accadere. Quando una donna insiste troppo nel tingersi di rosso le labbra, quando osserva con insistenza il suo volto e non sorride, qualcosa di sinistro sta per succedere. Il video si presta a 1000 interpretazioni, in realtà è ispirata a una storia vera, ma non ha assolutamente importanza fare riferimenti. Si parla di solitudine, si parla di infanzia, di innocenza o di quello che ne resta. Palloncini volano via, senza fare troppa strada. Uno specchiotto brucia tristemente e poi quella bambola. Qui si parla di delitto e della consapevolezza di non poter tornare più indietro. Strane presenze, ovviamente mascherate, spiano da dietro gli alberi, senza espressione, si muovono senza meta e pur non avendo una direzione sono sempre dietro di lei. Correre e voltarsi, perdersi, inseguire un sogno o un incubo, l'incubo di una realtà talmente malata da non poter essere rappresentata esplicitamente, ma solo attraverso elementi che rievocano la nostra infanzia. Ciò che di più bello la natura ci riserva è raschiare la nostra immagine riflessa, alla ricerca del perdono e trovare solo sangue, terra o l'illusione di poter ricomporre una vita distrutta. Chi c'è dietro lo specchio? Perché lei continua a graffiare lo schermo? Forse non cerca solo di riportare in vita se stessa e la sua creatura, ma anche la nostra pietà, quella che perdiamo ogni qualvolta il nostro sguardo indulge sulle tragedie altrui, innescando una girandola di interrogativi patetici che non insegnano nient'altro che cronaca e dettagli da romanzo, ma che invece sono drammatiche realtà. L'immagine stupenda di lei prostrata sotto l'albero rievoca il concetto di perdono, prostrazione davanti alla vita, di cui l'albero è il simbolo, e poi la sua soggettiva che guarda al cielo. I rami così lontani, sulla vetta lontana dell'albero, riportano in mente la sua distanza verso l'istinto della procreazione. I rami, i figli della vita. A volte siamo complici, siamo quelle maschere che ansimano sulla donna e che cercano di ghermirla, di annientarla, e a nulla valgono le sue urla disperate, poiché più forti ed intense sono e più il pubblico resta ammaliato dallo spettacolo. Ogni delitto nasconde sofferenza, velata o meno, ha a che fare con l'assenza d'amore. Nella genealogia dell'umanità le radici più profonde nascondono i segreti più inquietanti. L'importante in realtà è scoprire il volto che c'è dietro la maschera. L'occhio che si schiude alla vita si abbandonerà alla morte e tutto avrà un senso, anche l'evento più incomprensibile, anche la violenza più insensata sarà ridotto a un brandello di illusione passeggera. Nulla potrà mai più farci soffrire. Un saluto. Ciao. Yes. Ci vediamo.